Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Mazzeus e oggi abbiamo una nuova deck profile. Il mazzo di cui parleremo oggi è Crusadia. Questo è un mazzo che punta all'OTK e wow, non ne avevo mai incontrati di così, perché questo è uno di quelli che o OTK o perdi. Non ha alcuna capacità di recupero, utilizza tutte le risorse che ha in mano sostanzialmente per poter mettere il mostro che poi servirà ad OTKare e le carte che serviranno ad OTKare. Però onestamente risulta anche essere divertente. Adesso c'è da dire che sicuramente non potrà competere in maniera prepotente nel meta. Se giocate bene e se la mano è una bella mano, riusciamo comunque ad ottenere degli ottimi risultati. Comunque si conferma un mazzo divertente, low budget, nonostante io abbia messo all'interno qualche carta in extra che costicchia un po', però considerando il prezzo complessivo devo dire che restiamo ancora nella fascia super economica per quanto riguarda i mazzi di Yu-Gi ad oggi. Adesso però andiamo a vedere il nostro mazzo. Prima di iniziare vi ricordo che se questo video vi è utile, se vi piace come faccio i video, se vi piacciono i miei contenuti, vi prego di considerare l'idea di supportarmi mettendo semplicemente un like e iscrivendovi al canale. Ma adesso passiamo al nostro mazzo Crusadia. Tutti i mostri Crusadia hanno il primo effetto che è uguale, ovvero noi li possiamo evocare specialmente in una zona puntata da un mostro Link in posizione di difesa. Questo effetto, come detto, quindi si applicherà per tutti i mostri Crusadia che abbiamo all'interno del nostro main deck. Quindi andremo a parlare poi solo del secondo effetto. Iniziamo con il 3x di Maximus. Maximus è una carta che a me piace tantissimo, ha un artwork davvero bellissimo, soprattutto la versione Secret. La versione Secret è davvero meravigliosa, Maximus è quella carta che ci aiuterà a fare l'OTK. Praticamente ci permette di targettare un mostro Link Crusadia che controlliamo e quel mostro potrà infliggere il doppio dei danni da battaglia al nostro avversario, mentre gli altri mostri non potranno attaccare. Questo effetto qui è davvero molto importante ragazzi, perché soprattutto in combo con le altre carte Crusadia ci permettono di OTKare facilmente il nostro avversario. Continuiamo poi con il 3x di Drago. Drago ci permette di prendere dal cimitero una carta Crusadia e aggiungerla alla nostra mano. Poi abbiamo il 3x di Leonis. Leonis è una carta invece che quando è sul terreno noi possiamo attivare il secondo effetto e ci permetterà di targettare un mostro Link Crusadia che controlliamo, e quel mostro, quando attaccherà un mostro in posizione di difesa, ci permetterà di fare danno perforante. Questo è ottimo perché va in combo con il nostro Maximus e anche in combo con un altro effetto che andremo a vedere dopo. A seguire abbiamo il 3x di Arboria. Arboria è una carta che ci permette di proteggere i nostri mostri Crusadia. Infatti quando questa carta è al cimitero e un nostro mostro Crusadia sta per essere distrutto in battaglia o da effetti di carte, noi possiamo bandirla e prevenirne la distruzione. A seguire abbiamo il 3x di Reclusia. Questa è una carta un po' particolare, noi possiamo attivarne l'effetto, targettare un mostro Crusadia e un mostro dell'avversario e distruggere entrambi. Quindi potrebbe tornarci utile in alcuni frangenti, meno in altri. Continuiamo poi con il 2x di Eredità del Mondo, Corona del Mondo. Questa carta si evoca specialmente in una zona Link, quindi in una zona puntata da un mostro Link. Oltre che essere un extender, ci permette di negare l'attivazione di un mostro evocato da extra deck. E questo sinceramente è un ottimo effetto, è davvero molto bello. Adesso poi passiamo al repartino di extender che ho pensato per questo mazzo, perché purtroppo il mazzo da solo sente proprio la necessità di supporti, chiama supporti che lo rendano giocabile come si deve, puro ovviamente, all'interno di questo meta o comunque all'interno di questo gioco. Ora, purtroppo questi supporti non ci sono ancora, non ci sono in TCG. Quindi ho dovuto mischiarlo con quello che secondo me è un archetipo che possa funzionare bene, quindi i Salamagna. Ma adesso andiamo a vedere. Il 3x di Parallel Exceed non può mancare. Poi abbiamo il 3x di Spinny che noi possiamo rievocare specialmente dal nostro cimitero se controlliamo un mostro Salamagna. Quindi normalmente se noi non dovessimo vedere Crusadia oppure avessimo una mano un po' meh, ok?
Possiamo evocare normalmente Spinni per evocare l'Incepira, rievocarla dal cimitero e andare avanti così, sperando anche in un bel parallele Exceed in mano. A seguire abbiamo il 2x di Talpa che si evoca specialmente in una zona puntata da un mostro Link, e come ultima carta per i mostri Salamagna abbiamo Gazzella che si evoca specialmente quando mandiamo al cimitero un mostro Salamagna. Continuiamo poi con quello di cui io non ricordo mai il nome, ma per me è l'Aquilone, ok? In realtà si chiama Link Infraflyer, ok? Per me è l'Aquilone, ragazzi, perché c'è sta forma da aquilone e ormai lo riconosco così. Semplicemente è un extender, lo evochiamo specialmente in una zona puntata da un mostro Link. Tutto qua. Adesso le entrap con il 2x di Ocre e il 2x di Veiler mi sono tenuto molto budget friendly, voi potete utilizzare ovviamente le entrap che volete, quelle che più vi piacciono. Continuiamo adesso con le carte magia e trappola. Carta magia Crusadia abbiamo Testament che ci permette di proteggere tra virgolette i nostri mostri Crusadia, infatti col primo effetto il nostro avversario non potrà attivare carte o effetti in risposta agli effetti Crusadia, mentre col secondo effetto quando il nostro mostro Link Crusadia combatte e distrugge un mostro dell'avversario noi possiamo pescare carte pari alla classificazione Link di quel mostro. Però attenzione perché possiamo attivare un solo effetto tra i due. Continuiamo ancora con l'1x di Power. Questa carta serve sempre a proteggere i nostri mostri Crusadia, possiamo targettare un mostro Crusadia e fino alla fine del turno sarà immune agli effetti delle carte, ad eccezione ovviamente per le nostre carte. A seguire abbiamo una copia di Crusadia Revival, questo è il terreno dei Crusadia e pompa di 500 punti di attacco i mostri Link Crusadia che controlliamo e in più possiamo attivarne l'effetto che vale anche se questa carta non si trova più scoperta sul terreno, ovvero quello di targettare un nostro mostro Link Crusadia che controlliamo e quel mostro potrà attaccare tutti i mostri del nostro avversario, però attenzione perché gli altri mostri non potranno attaccare. Continuiamo poi con il 2x di Circolo Salamagna, carta che ci serve per vedere i mostri Salamagna nel caso in cui noi ne avessimo di bisogno. Poi una copia di Pot of Desires, come sapete io non amo questa carta, non l'ho mai amata, quando la giocavo pescavo sempre almeno un'altra Pot of Desires se andava bene, sono certo che anche in questo caso riuscirei a pescare un'altra Pot of Desires anche se non è presente nel mazzo, ma va bene. E niente, serve purtroppo all'interno del mazzo, il mazzo ha bisogno di pescare, quindi la giochiamo. Continuiamo poi con una copia di Monster Reborn, nel caso in cui noi ne avessimo di bisogno, una copia di Richiamato dalla tomba e una copia di Crusadia Vanguard. Quando attiviamo questa carta noi possiamo tributare un mostro Crusadia o World Legacy e se lo facciamo possiamo evocare specialmente un mostro World Legacy o Crusadia con nome diverso dal nostro deck o cimitero. Inoltre come secondo effetto protegge i nostri mostri non Link, infatti quando questa carta è scoperta il nostro avversario potrà attaccare solo i mostri Link che controlliamo. Detto questo noi adesso passiamo al nostro extra deck che vede una copia di Avramax. So che questa carta è aumentata un po' di prezzo, se volete la potete tagliare, io non lo consiglio onestamente, consiglio almeno di tenere questo e magari tagliare Boresworth, però nel caso potete tagliarla, non è essenziale, meglio non è troppo essenziale per il mazzo, è sicuramente comoda però, è una carta che conosciamo, che conoscete, quindi non starò a spiegarla. Passiamo però ad Equimax, praticamente guadagna attacco in base ai mostri a cui punta ed ha anche un effetto da neghino, infatti una volta per turno come effetto rapido noi possiamo andare a targettare un mostro Crusadia o World Legacy a cui questa carta punta, tributarlo e negare l'effetto di una carta scoperta sul terreno. A seguire poi abbiamo il 3x di Regulex. Regulex è una carta che a me piace un sacco e serve tanto al mazzo. Serve perché quando noi andiamo ad evocare specialmente un mostro con effetto in una zona puntata da questa carta ci permette di aggiungere dal deck alla mano una carta magia o trappola Crusadia e spesso e volentieri andremo ad aggiungere il nostro terreno che pompa anche gli attacchi dei mostri Link. Però questo è un po' situazionale, dipende anche da contro quale mazzo state giocando. A seguire poi abbiamo una copia di Spada. Questa è una carta invece che non utilizzeremo molto ed è per questo che la giochiamo in 1x. Una volta per turno quando un mostro con effetto viene evocato, specialmente in una zona puntata da questa carta, noi possiamo praticamente targettare un mostro scoperto in qualsiasi terreno e spostarlo da una zona mostro ad un'altra zona mostro.
Terminiamo con i link Crusadia con Magius. Questa è una carta invece che, a differenza di Regulex, che ci permette di aggiungere una carta magia o trappola Crusadia dal deck alla mano, quando noi andiamo ad evocare un mostro con effetto specialmente nella zona puntata da Magius, ci permette di aggiungere un mostro Crusadia dal deck alla mano. È un effetto utilissimo perché ci aiuta a tenere viva la nostra combo. Continuiamo poi con una new entry uscita ora in Ghost from the Past 2, Borderland. È una carta che difficilmente tirerete giù, ma non perché effettivamente sia difficile da tirare giù con questo mazzo, ma perché normalmente non ne avrete bisogno. La carta non costa così tanto, è molto performante, secondo me è davvero molto forte. Ovviamente andremo a utilizzare solo la prima parte d'effetto, quella dove dice che non può essere distrutta in battaglia o da effetti di carte, è già di per sé una cosa micidiale, e poi questa carta può attaccare tutti i mostri del nostro avversario. Il secondo effetto è legato ai mostri Rocket e quindi non lo usiamo perché non abbiamo mostri Rocket all'interno del mazzo. Continuiamo poi con una copia di Borisworth, un'altra carta a cui prezzo è aumentato parecchio, quindi se volete tagliarla, tagliatela tranquillamente. Io l'ho inserita perché potrebbe tornarci utile in alcune occasioni, non in tantissime perché appunto di solito chiudiamo prima, però ci può tornare utile. Una copia di P Mascherina. Questa è una carta che effettivamente può tornarci davvero utile, dipende dalla mano, dipende da come gira il gioco, e serve principalmente a proteggerci nel turno dell'avversario, perché magari possiamo chiudere il nostro turno con Equimax e IP Mascherina e nel turno dell'avversario fare Avramax. Poi chiudiamo il nostro extra deck con il 2x di Lincepira e l'1x di Linkuriboh. Bene ragazzi, che ne pensate? Vi è piaciuta la profile? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi piacerebbe avere la vostra opinione anche per migliorare. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, come detto, se vi piacciono i miei contenuti e vi va di supportare il mio lavoro in maniera totalmente gratuita, vi invito ad iscrivervi al canale e anche a lasciare un bel like e condividere il video con eventuali vostri amici che potrebbero essere interessati a questo mazzo. Nel commento in evidenza potete trovare il link al canale Telegram di Yu-Gi-Oh! Dedicato agli iscritti del canale YouTube. Inoltre potete trovarmi anche sulle pagine social di Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Lo sponsor di Mazzeus è For Trading, che è un negozio italiano che vende carte TCG a Pokémon, Magic, Dragon Ball, ovviamente anche Yu-Gi-Oh! E vi consiglio di andare a dare un'occhiata, trovate il link qui sotto in descrizione. E con questo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video e ci salutiamo con il nostro solito saluto, il batti le mani, schiocca le dita, segui Mazzeus tutta la vita.